Buongiorno a tutti quanti. Come andiamo? Finalmente eccomi qua con la mia vestaglia di ordinanza. Dopo aver passato tutte le malattie possibili e immaginabili, dalla sinusite alla broncopolmonite all'otite, praticamente erano anni che non mi ammalavo in modo così completo, è stato un massacro totale. Ecco perché non mi avete più visto per un po'. Portate pazienza, ragazzi, si può fare quel che si può fare. Cosa vi posso dire? Allora, oggi ho tante novità da portarvi. Devo recuperare anche un po' di cose perché sono preso un po' veramente male, sono preso male. E quindi adesso andiamo all'opera. Cominciamo con parlare di questo prodotto che ha fatto un pochettino parlare, quindi il Mercante di Venezia, che praticamente è un negozio, un produttore di profumi che ha fatto una linea da barba. Io ho queste due profumazioni, non so se ce ne sono ancora. Una è tipo una colonia, una classica colonia tipo quasi inglese, e l'altra invece è una profumazione marina. Questa a me sa di già sentito, quindi la metto un po' da parte. Questa è veramente carina. Sono profumazioni, ragazzi, eleganti, non stucchevoli, raffinate. Io mi sarei aspettato da un'azienda che fa profumi di nicchia molto costosi, infatti questi prodotti comunque costano, almeno su una profumazione di osare un pochettino, no? Invece, giustamente, essendo che dopo devono vendere anche i profumi, si sono mantenuti su una linea abbastanza soft, in modo che dopo uno si possa comprare bene o male il profumo che vuole, secondo me, e va a mettersi il profumo. Quindi quello sicuramente sarà già un punto debole, secondo anche la nostra passione, perché ok che ci piacciono anche i profumi, però se dobbiamo valutare il set da rasatura, tra l'altro costoso, io devo valutare il set da rasatura, non posso dire ok, gli perdono questo perché dopo mi compro un profumo da 150 euro, no. Vediamo com'è il prodotto di per sé. Ne hanno parlato molto bene, andiamolo a mettere alla prova. Il pennello, sono curiosissimo di provare questo Nebrodi, penso sia Nebrodi, sintetico, ciuffo sintetico. Vediamo come funziona. All'occhio assomiglia molto a questo, però può essere anche di no. Come rasoio, io avevo armato un rasoio, però dopo mi è venuto in mente che ci tenevo prima a mostrarvi questo, e quindi avevo armato il Nosferatu, però lo proverò in un altro video. Oggi andiamo di stiletto V2, quindi hanno modificato la geometria e molti hanno detto essere veramente di gran lunga migliore. A me non era dispiaciuto neanche l'uno, io non amo i rasoi in alluminio, però non mi era dispiaciuto. Non il rasoio della vita, ma non mi era dispiaciuto per nulla. Uno dei migliori rasoi che avevo provato in alluminio. E adesso vediamo cosa succede con questo. Nel frattempo, siccome avevo messo la nacet qua, vi faccio vedere come si apre sto rasoio per curiosità. Bello perché anche se è un rasoione molto strano, però bello perché dentro c'è un tondino di metallo che non ti fa sembrare di non avere in mano nulla. Stessa cosa anche sullo slant, dentro c'è un tondino che gli dà un po' di peso, quindi voi girate la rotellina e si toglie il coperchio. È una cosa carina, dai. C'è dietro un'idea almeno. Però lo andiamo a provare un'altra volta. Eccolo qua. Montiamo il V2. Ringrazio chi mi ha prestato i set, farò solo un video col Mercante perché comunque quando le abbiamo provato e vediamo com'è le profumazioni dopo più o meno ve l'ho spiegata, cioè uno va sull'elegante colonia tipo inglese, agrumatina un po' legnosetta così, e l'altro è un marino, ok? Quindi non è che c'è bisogno di farci 50 video quando più o meno avete capito
come sono. Non è che hanno 1000 sfaccettature, è una profumazioncina fatta bene, si sente che la qualità c'è, ma è tipo un po' acqua di Parma, cioè sono quelle profumazioni eleganti, buone, che chi piace l'eleganza non sbaglia, però non è un Pantarei, non è un A&B come profumazione. Però vediamo come il resto, perché non c'è solo la profumazione, no? Addirittura molti sul gruppo vedo che acquistano anche set senza profumazione, unscented, e dopo ci abbinano un profumo, quindi ce n'è per tutti i gusti, ognuno dopo sceglie per sé. Io vi dico la mia e dopo uno valuta cosa fare. Per me la profumazione è importantissima, perché il profumo me lo metto comunque anche suo, perché adesso fanno molte volte, come anche Pantarei, fa i set tipo Paradigma e dopo c'è il suo estratto, quindi ci sono anche dei bei abbinamenti che uno può fare e può anche abbinare con un altro profumo della stessa famiglia olfattiva, cioè ci sono tante cose che si possono fare. Sotto vi lascerò il link diretto, se vi piacerà l'idea di prendervi un V2, vi lascio il link diretto di Goodfellas, avete il 5% di sconto, 10% di cashback e date una mano. Quindi se mi piacerà o vi piacerà provarlo o vi interesserà provarlo, vi lascio sotto il link diretto, e poi sotto ancora c'è un link che andando dentro potete prendere qualsiasi altra cosa, ma anche con questo potete prendere questo e altre cose, però è un link diretto, cioè senza che andate a cercarlo, cliccate lì e trovate direttamente il rasolietto. Allora, andiamo all'opera. Apriamo, eccolo qua. Allora, crema, dire morbida è poco, è praticamente un yogurt, è un budino, è completamente liquida, che secondo me sarà una cosa che arriverà anche qualcun altro a fare, perché ragazzi, meno soda, meno saponifichi, tra virgolette, i componenti, più hai il prodotto cosmetico in viso. Però bisogna anche che piaccia usare una roba del genere, perché sinceramente a me non è che faccia tanto impazzire dover cioè farmi la barba con lo yogurt non è una roba che mi fa tanto impazzire. Si passa un po' da un estremo all'altro, però vabbè, non importa. Ci sta anche questo, come ci stanno i saponi duri, ci sta la pasta di sapone e ci sta anche la crema. Non è che non è una critica, ecco, è una cosa mia personale che diciamo non è una cosa che a me fa tanto impazzire. Allora, no, non è il ciuffo del Marchese. Questo lo posso dire già da subito. È un po' più ispido. Ha più spina dorsale. E non è solo una questione di densità, si sente proprio che la fibra è un po' diversa. Assomiglia un po' al ciuffo di Westman, però meno pungente, cioè non punge, e almeno per adesso non lo sto sentendo aggressivo, però si sente che ha una bella spina dorsale e il massaggio è bello vigoroso. Vi dico già che a gusto mio
perché fa due ciuffi sintetici, questo G5 se non mi sbaglio, questo G5CX, ogni volta faccio un casino ragazzi, ciuffo nero, ciuffo bianco, questo per me è imbattibile, cioè proprio imbattibile. Però se uno preferisce un massaggio un po' più vigoroso, forse questo se lo gode un pochettino di più. L'altro c'ha comunque backbone, però ha le fibre più sottili, quindi più similare, tipo Evo 2 così, una mezza via tra Evo 2 e questo, perché Evo 2 per me è troppo morbido. Gran pennello, monta qualsiasi cosa, anche una saponetta della DAV, però nell'uso non mi dà soddisfazione. Dovrò andare a provare anche quello che hanno fatto frappato, ma un altro video ancora, perché tutto non si... Allora, il montaggio si sta rivelando di alto livello. Perché dico di alto livello? Perché ho usato una piccola quantità e sta montando in una maniera incredibile e continua a richiedere acqua, quindi significa che comunque il prodotto funziona alla grande. La profumazione c'è, però è una leggera nota ozonica marina che vi accompagna, però come vi ho detto a gusto mio sono quelle cose che uso una volta o due, dopo mi piace sentire la profumazione a me ragazzi, c'è poco da fare. Proviamo questo stiletto V2, sono troppo curioso, eccolo qua, è uguale all'altro però con una geometria diversa. Raga, mi dispiace dirvelo, ma se avete l'altro, il primo è meglio che lo portate, lo mettiate sul mercatino e prendete questo qua. Porca miseria, che rasoio. Piano, adesso arriviamo al contropelo, perché però sono completamente esterrefatto. Cioè ha una curvatura della lama, un gap e un'esposizione, tra l'altro si lava via dal pelo alla perfezione, nonostante comunque ne abbia abbastanza, che se ve lo fa sentire dolce, ma nello stesso tempo proprio si pianta sotto il pelo e vi porta via tutto. È come se proprio se sentite che la lama fa così sotto il pelo, però non va oltre ad essere aggressivo. L'altro un pochettino di vibrazioni, un pochettino impreciso sul taglio lo era. Questo sembra che vada giusto sotto il pelo e si ferma sopra la pelle e tira via solo il pelo. È una sensazione che ho provato forse con nessun rasoio così. Soprattutto per la profondità di taglio che sto notando, perché ci sono dei rasoi che ti danno questa sensazione, però dopo fai fatica ad andare in profondità. Questo invece, e non mi sembra neanche, cioè è la sua leggerezza, cosa che io non amo dei rasoi in alluminio. In questo caso è un vantaggio enorme, perché te lo fa gestire in maniera perfetta. Secondo me se fosse stato molto più pesante
si poteva correre il rischio veramente di spingere un pelo troppo. Invece così, praticamente, voi passate, lui fa esattamente quello che deve fare, senza che dobbiate troppo pensare all'angolo, a quanto tenere, premere, fare. Però non è un Enson, cioè non è una cosa obbligata, ok? È un rasoio che si fa gustare proprio. Sapone è ottimo, ottimo, niente da dire, una buona scorrevolezza. Ha una buona protezione. Ragazzi, questo è un rasoione questo. C'è chi ama rasoi leggeri, rasoi in alluminio, però in questo caso anche chi non li ama, questo potrebbe essere il primo rasoio che vi tenete a casa, perché io questo me lo tengo a casa. Questo è un rasoio fantastico, ragazzi. Mi sono innamorato del mio primo rasoio in alluminio. Sarà l'unico che terrò a casa. Qui hanno fatto un capolavoro. Sapete che io, anche se c'ho il link qua e là, quando è stato ora di trovare difetti, non mi sono mai tirato indietro. Però quando c'è da dire che una cosa è riuscita bene, lo dico con altrettanto forza ed entusiasmo. E raga, questo è un rasoio micidiale. Cioè, non ha senso andare a spendere, ma neanche per Carve, per altri rasoi, centinaia di euro in un nuovo Silversmith, come cavolo, Colonial, fatto dai cinesi, per carità. Ragazzi, questo, se uno vuole un rasoio in alluminio, deve avere questo. Cioè, puoi vendere tutti gli altri rasoi che hai, li puoi non dico buttare via perché è brutto da dire, però li puoi buttare via, ti prendi questo e non hai più bisogno di niente. Questo è il rasoio definitivo in alluminio. E a chi non piace l'alluminio, fatevelo prestare, provatelo, perché questo qua lo acquisterete. Perfino in contropelo, che di solito da me si piantano i rasoi leggeri, questo sembra un filino, ma
ma alla fine va e ti porta via tutto. Incredibile. Rasoione, ragazzi, rasoione. Allora, vediamo la pelle. Ecco ragazzi, una coppiata micidiale, cioè rasoio da 1001 notte. Sapone funziona benissimo e lascia la pelle con un ottimo post rasatura. Per me, come post rasatura, siamo a livelli di Pantaray, non arriviamo ad IB, per come la vedo io. IB è un passo superiore, però è un livello molto molto alto. Bisogna essere obiettivi, è un livello di post rasatura alto. Adesso però ci andiamo ad abbinare l'aftershave in balsamo, perché purtroppo l'aftershave alcolico non lo fanno, cosa che vabbè, io sono completamente contrario, lo sapete, non mi piacciono i balsami, però valuto il tutto per quello che è. Anche il balsamo, profumazione sempre delicata, piacevole. Cioè siamo a livello di Pachis come profumazione, quindi quelle profumazioni che sì sono buone, ma che secondo me, cioè a meno che uno proprio non ami solo l'eleganza e il lato abbastanza anzi di buon livello cosmetico, non lo so. Ecco, adesso mi hanno suonato alla porta, ma aspettano fuori. Allora, andiamo alle conclusioni. Pennello di Pantaray sintetico ciuffo nero, mettiamolo così. Ottimo per chi cerca un bel massaggio scrub, quasi scrub, senza essere aggressivo però. Non punge, ma io preferisco questo. Cioè, per me questo è proprio un livello mostruoso. Questo è un buon pennello, è un buon ciuffo, ma non incontra totalmente i miei gusti. È fatto per chi ama un massaggio un po' più corposo o che magari si rade un paio di volte alla settimana, che ha un pelo lungo. Anch'io a volte ultimamente mi sto radendo così, però preferisco comunque, soprattutto nella seconda passata, nella terza che non hai più la barba, preferisco un massaggio sempre sostenuto ma più morbido, più piacevole, dove non sento le fibre che mi vanno un pochettino a, tra virgolette, a grattare sulla pelle, perché c'è una pelle molto delicata, quindi è una cosa che non amo. Ragazzi, stiletto V2 è il miglior, uno dei più bei rasoi che abbia mai provato. Cioè, forse ci vuole forse un pelino di mano in più, forse, ma è anche meglio del sintesi. Cioè, questo cavolo lo dovete fare in versione a ghiacciaio, allora mi fate impazzire. Con le giuste dimensioni, col giusto peso, tenendolo abbastanza non troppo pesante, manico sempre un po' lunghino, non troppo corto come il sintesi, un pochettino più lungo. Una cosa così in acciaio mi fate piangere, ti giuro mi fate piangere. Rasoio da paura. Ma anche già così, anche con la sua leggerezza e tutto, è un rasoio incredibile. Cioè, hanno proprio stravolto quello che era lo stiletto in alluminio di prima, gli hanno fatto il super upgrade. Sì, è come pensare a chi piace la MotoGP e la Ducati di 10 anni fa e quella che sta correndo adesso, cioè proprio tutto fatto in un colpo, da paura. Passiamo alle considerazioni su questo set. Non c'è niente da dire, il prodotto funziona alla perfezione, profumazioni eleganti, fa esattamente tutto quello che deve fare un sapone e il post rasatura anche con il suo balsamo, anche se a me manca lo splash alcolico perché per me è una cosa fondamentale, però è una cosa mia. Post rasatura con il balsamo arrivi a livelli A e B, con il balsamo però non senza, e quindi è un prodotto di altissimo livello, raffinato, costa,
però funziona. E il barattolone, anche se è un yogurone, però con poco sapone comunque ve ne fate di sbarbate, quindi 150 ml vi durano. È un prodotto di alta qualità, è innegabile. Io personalmente non lo comprerei perché questo tipo di profumazioni non mi fanno impazzire, anche se sono buone e fatte bene, non mi fanno impazzire perché le trovo noiose. Cioè, una volta, due, tre dopo andrei sui miei Pantarei, su profumazioni un po' più particolari, però a chi piace il classico, non stucchevole, quelle profumazioni che non stancano mai, e qua ha fatto bingo, c'è poco da fare, il prodotto funziona alla grandissima. Spero di essere stato esauriente, di avervi detto tutto. Vi lascio il link sotto diretto allo stiletto. Ragazzi, vendete quel altro che avete, qualsiasi altra cosa, provatevi il V2. Mostruoso. E ci vediamo al prossimo video. Grazie che mi avete fatto compagnia anche stavolta, che mi avete aspettato, e ringrazio ognuno di voi che guarda questi video. Magari lasciatemi un commentino, il vostro parere, un qualcosa, un saluto e un like che è sempre ben accetto, insomma, anche per vedere che vi interessa i contenuti che vi porto. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye.